Ciao, sono Caruso Colzi, il fondatore di Ipnosi Naturale. Ho appena finito una sessione con una mia cliente che mi ha contattato perché aveva ansia abbiamo fatto un pezzettino di strada insieme, abbiamo fatto 2 o 3 sessioni e mi ha detto che si sente benissimo. E durante questa sessione ha voluto raccontarmi il motivo per cui le è piaciuto lavorare insieme a me. E ve ne voglio parlare perché a mio avviso è un qualcosa che può risolvere la domanda quanto tempo ci vuole per risolvere un problema d'ansia oppure per risolvere un problema di stress o di insonnia o di paure. Allora, mi ha detto che con le strategie che aveva utilizzato prima con gli operatori che aveva interpellato per la sua problematica, non riusciva ad ottenere risultati ed uno dei motivi è perché non riuscivano a calibrarle proprio la velocità tra una sessione e l'altra e soprattutto quanto lavoro avesse dovuto fare all'interno di se stessa. Mi spiego in un'altra maniera. Vedete, quando si parla di cambiamento, dobbiamo sempre prendere in considerazione che se le sessioni sono troppo distanti fra loro e se di cambiamento ce n'è poco, non riusciamo a innescare una quantità adeguata, positiva di stress che determina appunto un nuovo adattamento, un piccolo cambiamento che però poi se cavalcato nel tempo e se gli si continua a dare un briciolo di energia cavalcando la forza di inerzia che abbiamo avuto attraverso questo piccolo cambiamento, ecco, se tutto questo non accade, non si innesca nemmeno il primo passo e quindi si corre il rischio di avere delle sessioni troppo blande, delle sessioni che non hanno una risultante nella quotidianità della persona che stiamo seguendo e soprattutto si va troppo avanti. Se dopo 3, 4, 6 mesi non si ottengono almeno dei piccoli risultati sui quali puoi ehm, sistemare la tua bussola, riorientare il tuo percorso e cominciare a cavalcare appunto questi piccoli risultati. Ecco, se questo non accade, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello strategico. E invece mi diceva la mia cliente che si era trovata bene perché appunto in queste 2 o 3 sessioni che abbiamo fatto aveva già riordinato tutta una sequenza di risultati che le facevano capire qual era la direzione da prendere, perché non vi dimenticate, è importantissimo avere una direzione concordata a monte che appunto ci distanzia dal problema da cui stiamo partendo, ma soprattutto che ci fa continuare a capire che cosa dobbiamo fare giorno dopo giorno. Questo vi dà anche modo di essere molto più autonomi nel vostro percorso. L'altra cosa è altrettanto vera, perché vedete, sento spesso parlare di queste grandi ipnosi miracolose dove si mette la persona in una condizione per cui deve rivivere tutto quel trauma. Non funzionano sempre e anzi io sto molto attento a utilizzare quel tipo di sistemi perché vedete, quando il cambiamento è troppo, lì si generano che cosa? Resistenze. Sapete che a me la parola resistenza non mi piace moltissimo, ci sono centinaia, se non migliaia di modi per bypassare questo concetto della resistenza, ma la cosa interessante è comprendere che, come vi ho detto prima, se i risultati sono troppo blandi e troppo distanti fra loro, non si genera abbastanza stress per cui si può cavalcare un cambiamento. Ma dall'altra parte è vero l'opposto, cioè che se il cambiamento è troppo drastico, il nostro sistema di difesa, la nostra omeostasi, il nostro inconscio che gli piace comunque stare in una zona familiare di comfort, ecco che fa delle resistenze e ti dice no, è troppo presto per ottenere quel risultato, dobbiamo andare un po' più in tranquillità. Come si fa a risolvere questo problema? Allora, la risposta ovviamente non è facile perché prima di tutto questo tipo di situazioni le si capiscono soltanto dopo tanti e tanti anni di lavoro in questo campo. Ok? L'ho detto tante volte, ormai sono più di 15 anni che lavoro nell'ambito della crescita personale e aiuto persone ad ottenere i loro risultati.
Non è una cosa che si può fare matematicamente, bisogna sempre adattare i singoli percorsi alla persona che si ha davanti, quindi scegli sempre un operatore esperto che ha fatto centinaia, migliaia di volte quella roba là. Secondo, ricordati che il tuo percorso deve essere soggettivo, non puoi cascare dentro uno standard, altrimenti corri un grosso, grosso rischio. E terzo, da una parte dovresti avere un po' di fame di ottenere risultato, dall'altra parte ricordati non creare un cambiamento troppo drastico perché elevi una barriera di resistenze e soprattutto corri il rischio di tornare al punto di partenza. Quindi, volendo riassumere tutto quello che ho detto fino adesso, il cambiamento non dovrebbe essere troppo repentino perché altrimenti non è sostenibile, dall'altra parte non deve essere troppo blando perché altrimenti non percepiamo il benessere del nostro percorso e questo ci impedisce di continuare a lavorare seguendo i nostri risultati. Se sei curiosa di sapere ancora più cose, ci sono tantissimi video nella mia pagina di YouTube, nel mio canale di YouTube di Ipnosi Naturale. Se ti è piaciuto questo video mettimi un mi piace, iscriviti al canale così almeno mi aiuti a divulgare un po' questi temi perché sto cercando di aiutare più persone possibile ad attraversare questo grande ponte tra l'ansia, il panico, l'insonnia, le paure e invece una vita felice, serena e motivante. E ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida serata. Alla prossima!